Tutti, allora, vediamo di fare un nuovo tutorial, sarà diviso in parti, in modo da poter fare qualcosa di più specifico, che alcune persone mi hanno chiesto. Faremo una piscina, una villa al mare con una piscina. Iniziamo facendo il blockout degli oggetti. Allora, aggiungiamo un cubo, teniamolo molto semplice al momento. Vediamo di fare un 6 metri, 6x6x6. Allunghiamolo un pochettino sull'asse delle Y, quindi Y, un briciolino. Dopodiché duplichiamo l'oggetto e lo spostiamo sull'asse delle Y. Ricordiamoci che questo non è altro che un veloce blockout. Selezioniamo le due parti laterali, scaliamolo sull'asse delle X. Ok. Attiviamo, come al solito me lo dimentico, lo screencast, che possiate vedere i tasti che premo. Applichiamo scala e rotazione, selezioniamoli entrambi e possiamo dividere aggiungendo uno slash centrale entrambi. Ecco qua. Selezioniamo la prima cosa, selezioniamo le due facce dell'oggetto posteriore e alziamole un pochettino. L'edificio dietro sarà più grosso. E adesso alziamo il tetto. Più o meno il nostro edificio sarà fatto così, poi avrà delle arcate, però per adesso manteniamo questo. La visuale che utilizzeremo indicativamente sarà questa, per cui premiamo CTRL ALT 0, CTRL ALT 0 con la camera selezionata. Spostiamo la camera all'indietro, spostiamola leggermente in modo da poterla inquadrare, da poter avere la visuale che vogliamo avere alla fine. La sposteremo diverse volte. Prima cosa, il focal length della telecamera la mettiamo a 30 mm. Riavviciniamola. Ok, per ora dovrebbe andare bene. Aggiungiamo anche la piscina, dopo sistemeremo meglio anche la posizione della telecamera. Aggiungiamo la piscina, quindi aggiungiamo un piano, scagliamolo un attimino, scagliamolo sull'asse delle X, sarà rettangolare ed una parte della piscina avrà un cerchio all'interno, una parte di un cerchio. Adesso vediamo di unire questo rettangolo e questo cerchio. Allora, selezioniamo i punti, eliminiamo quelli che non ci interessano, che sono tutti questi. Tasto L, selezioniamo l'oggetto, posizioniamolo più o meno dove ci aggrada. Accorciamo questa, un po' troppo lunga. Così. Sarà più o meno la nostra piscina. Togliamo anche questi, questo e questo. Più o meno l'oggetto del... questa sarà più o meno la forma finale della piscina. Selezioniamo questo punto, selezioniamo questo, tasto M per merge, ci dà 5 opzioni at last, praticamente se aggiungiamo il punto nella... lo raggiungiamo praticamente nella posizione del secondo tasto scelto, del secondo punto scelto. Spostiamo GY, avviciniamo un pochettino, creiamo uno slice all'interno del rettangolo che ci servirà d'appoggio per raggiungere anche questo. Selezioniamo 1, selezioniamo 2, tasto M, at last. L'oggetto è fatto, tasto F, selezionando tutti i punti per
Allora, abbiamo fatto questa cavolata. Risolviamo semplicemente, selezioniamo tutto, scagliamo su asse Z 0 e spostiamolo più o meno in zona che ci interessa, dopodiché faremo le posizioni corrette. Abbiamo questi due edge che non ci interessano, possiamo rimuoverli facendo limited dissolve, diventa un solo poligono. Applichiamo a questo poligono scala di rotazione. Ora rendiamolo un attimino più interessante spostando questo punto sull'asse delle Y e scalandolo CTRL SHIFT B. Con il tasto rotellina, con la rotellina su e giù possiamo aggiungere dei vertici per renderlo più tondo. Ecco, questo così. E pure per quest'angolo CTRL SHIFT B e creiamo uno spigolo un attimino più interessante. Ecco, questa sarà la nostra piscina. Logicamente sarà una posizione verticale sbagliata perché abbiamo dovuto scalarla, ma non fa niente. Visuale 3, premendo il key button del tastierino numerico, il tasto 3, e facciamo scendere l'oggetto. Come vediamo, il punto di origine dell'oggetto è nella posizione sbagliata. Per farlo tornare in un punto normale, tasto destro, set origin to geometry, in modo che sia tornato più o meno nella parte centrale dell'oggetto. Cambia poco, però alla fine magari per un tiro più semplice da gestire applichiamo nuovamente rotation e scale. Adesso creiamo il piano, praticamente il cortile dove sorge la casa. Partiamo dalla piscina in modo che sia praticamente scavata all'interno del piano. Estrudiamo l'oggetto, tasto E, muoviamo sull'asse delle Y, andiamo avanti un po', non abbiamo problemi, tanto sparirà quella parte qua, non verrà resa, non verrà neanche più visualizzata. Stessa cosa la facciamo per la parte laterale della piscina. Selezioniamo fino al centro del cerchio, tasto E, GX, e facciamo come prima. Ora scagliamo sull'asse delle X, tasto 0, in modo che diventi tutto con lo stesso valore. Qui sotto avremo una parte di terreno con dei fiori delle piante. Andiamo avanti a creare la nostra pavimentazione, quindi tasto E, X. Ecco, questo indicativamente è più o meno il setup della nostra scena. Passiamo, come possiamo vedere, la piscina è poco visibile, ci spostiamo un po' indietro. Ecco qua. Ora, tasto I, facciamo praticamente, creiamo un bordo per poter creare la profondità della piscina. Quindi col tasto I facciamo un'estrusione all'interno e col tasto E, extrude, possiamo spostare su e giù e creiamo la nostra piscina. Una cosa del genere. Perfetto. Possiamo vedere che è ancora molto, molto incompleto, però cominciamo un attimino a capire quello che si vuole fare in questo piccolo tutorial. Eh, Vediamo, possiamo allungare anche la parte qua. Vediamo di fare qualche piccola correzione già adesso. Così. Dobbiamo anche eliminare questa parte che non serve a nulla. Ok, e la stessa cosa, selezioniamo tutto quest'angolo e creiamo una piccola
parte diciamo ancora di cortile, quindi estrudiamo sempre da questa parte e spostiamo sull'asse Y. Perfetto, in questo caso una piccola parte di terreno sarà ancora qua, di pavimentazione sarà ancora qua. Quindi qua avremo la piscina, il bordo della piscina, la pavimentazione e la casa. Non tutto sarà visibile nel nostro rendering finale, però almeno avremo qualcosa che ci può far capire che tipo di ambiente stiamo cercando di ricreare. Allora, per fare qualcosa ancora che possa rendere più interessante quella parte qua, la parte dietro la casa, potremmo fare una gradinata. Diciamo che possiamo farla qua a parte. Per fare una gradinata, allora, creiamola da sopra, tanto poi la possiamo tranquillamente girare. Creiamo un piano, spostiamolo qua. Un gradino possiamo fare circa 20 cm. Avremo un gradino di altezza di circa 20 cm e avremo una profondità del gradino di una trentina. Quindi 0,3. Vediamo di replicare con lo strumento Array. Come potete vedere, duplica il numero di gradini che vogliamo creare. Logicamente dobbiamo anche modificare sull'asse delle Y. In questo caso bene o male sarà un attimino troppo alta questa gradinata, quindi possiamo diminuirla e fare una cosa del genere. I gradini che faremo saranno una decina, 10-11. Ok, questo è diciamo il profilo della nostra gradinata. Applichiamo il modificatore e adesso vediamo di riempire questa parte. Quindi estrudiamo questo oggetto GX e lo spostiamo all'incirca qui e questo GY e GY. Eliminiamo. In questo caso bisogna fare al centro, cambia poco. Selezioniamo tutti questi punti. Controlliamo che questi siano, infatti sono separati e dobbiamo unire tutti. Quindi selezioniamo tutti questi vertici. By distance. Ora dovrebbero essere tutti 1, quindi selezioniamo tutti questi punti. Questo è il tasto F che dovrebbe aver riempito. Torniamo in modalità solid, perfetto. Ora questi spigoli, tutti questi edge possono essere rimossi, non servono a nulla, quindi edge unlimited dissolve. Perfetto, questa qui sarà la nostra gradinata. Logicamente l'abbiamo creata nel lato sbagliato, quindi dovremo girarla sull'asse X e anche sull'asse Z. Ecco, questa è la nostra gradinata. Selezioniamo il poligono, estrudiamolo. Ecco qua. Facciamolo in 2 volte così almeno estrudiamolo ancora e lo spostiamo in questo modo, in modo da rendere come se fosse una gradinata un attimino più interessante.
spostiamo in una posizione consona, che potrebbe essere questa. Ok, adesso quella parte qua la possiamo avvicinare alla gradinata. Ecco, vediamo di sistemare un pochettino la posizione in modo che anche la gradinata che abbiamo fatto logicamente si possa vedere. Cosa che possiamo fare per far visualizzare meglio questa gradinata è girarla, per cui avremo questa parte parallela alla casa, quindi selezioniamo questi punti, scaliamoli x, z, 0, ecco, facciamo una cosa del genere, così, perfetto. Ed ora dovrò meglio sistemare questa piccola parte, rispostandola un po' in avanti. È tutto un lavoro di modifica, anche proprio per è una continua modifica di tutti questi particolari. Perfetto. Posizionata la gradinata, adesso vediamo di sistemare meglio la telecamera in modo che la casa si veda fino qua all'incirca, per cui ruotiamola sull'asse delle Z. Riavviciniamola. E questo dovrebbe essere una visuale abbastanza interessante della nostra casa. Possiamo abbassarla un pochettino ancora e ruotare sull'asse X in modo da guardare un pochettino più dal basso verso l'alto, come se fossimo di fianco proprio. Così. Ecco, questa qui deve essere più o meno la nostra posizione. Possiamo notare che la telecamera non è più parallela a questo spigolo della casa, dovuto al focal length. C'è un modo per poterlo correggere. Per poterlo correggere è necessario sulle caratteristiche della telecamera spostare il lens shift verticale oppure premendo il tasto automatico. Premendo il tasto automatico praticamente tutte le righe verticali tendono a essere parallele alla telecamera, creando una prospettiva un attimino più credibile. Ora, la cosa che dobbiamo fare adesso è creare una zona di aiuole qua intorno. Dopodiché, dopo queste aiuole ci sarà una discesa verso il mare con una piccola costa in cui ci sarà dell'erba, eccetera. Logicamente abbiamo creato questi spigoli che sono frutto dell'oggetto piscina, chiamiamolo così. Allora, doppia G, vediamo di creare
uno spigolo un attimino più affusolato, diciamo, chiamiamolo affusolato, così. E anche qua possiamo spostare tutti questi oggetti, tutti questi punti su X per fare un po' di spazio. Scagliamo sull'asse X. Ok, diciamo che così è un attimino più credibile, poi verrà in ogni caso sistemata successivamente. Ora selezioniamo tutto questo spigolo col tasto Alt e tasto sinistro sullo spigolo in modo da selezionare tutta la parte più, tutto appunto lo spigolo fino a questo vertice. Estrudiamo nuovamente e abbassiamo verso il livello del mare, diciamo. Qui creiamo, aggiungiamo lo spigolo centrale e dalla visuale laterale vediamo di spostare un attimino verso la nostra sinistra in modo da creare una parte scoscesa un attimino meno ripida per renderla più credibile. Tasto CTRL B bevel e aggiungiamo un po' di poligoni in modo da creare una superficie curva. Ora ecco, il nostro livello del mare sarà qua sotto, quindi noi abbiamo creato praticamente una casa sulla costa, vedremo il mare e metteremo un paesaggio sullo sfondo. Ora c'è da creare la stessa cosa da questa parte, però da questa parte dovremo partire un attimo più in alto, cioè da quella parte qua. Come possiamo vedere la costa è più in basso rispetto alle scale, per cui quella parte qua della costa dovrà salire un pochettino. Logicamente dietro a questa gradinata ci sarà una specie di balcone che faremo in questo modo. Estrudiamo, spostiamo sull'asse delle Y, questa sarà la nostra balconata praticamente. Però la costa ora deve arrivare a questo livello, per cui in questa zona bisognerà far salire questo oggetto. Ora ricordiamoci sempre che siamo in fase di blockout, per cui ciò che facciamo adesso è proprio solo esclusivamente un delimitare i bordi, praticamente delimitare dove cominciare a cosa. Se questo oggetto lo facciamo salire è sbagliato, per cui torniamo dove era prima e qua aggiungiamo un altro così. Questo lo spostiamo qua, così, e quella parte qua la facciamo salire. Più o meno una cosa del genere. E questa parte la facciamo arrivare fino a questa altezza, per cui selezioniamo questi spigoli, estrudiamoli nuovamente e scagliamoli sull'asse Z0 e portiamoli in basso.
questo qui potrebbe essere una zona interessante da visualizzare, per cui questa parte io direi di portarla un attimino avanti, in modo da farla vedere. Direi di spostare questi spigoli qua. Una cosa del genere, in modo che si veda che qua c'è la parte della costa. Ora, diciamo che questa parte qua sono abbastanza contento. C'è da definire ancora successivamente quella parte qua che si vedrà, adesso è molto bassa, ma noi possiamo farla salire un attimino, in modo che si veda un po' il balcone. Questo. Così. Ok, qui avremo praticamente una parte della scala, avremo il poggiamano per poter salire che continuerà anche qua dietro. Nella parte successiva del disegno si vedrà solamente questa parte, dietro si vedrà lo sfondo praticamente. Per cui diciamo che il nostro blockout possiamo definirlo concluso in questo modo qua. Allora, vediamo di fare gli ultimi tweak con la telecamera, le ultime sistemazioni della telecamera, dopodiché aggiungiamo una prima illuminazione, tanto per poter vedere cosa si è saltare fuori in base al nostro progetto. Allora, io sposterei un pochettino verso destra la telecamera, un pochettino indietro in modo che si veda la parte finale della piscina e ruoterei un briciolino sull'asse delle Z, spostiamo ancora di qua e un pochettino ancora indietro. Qui lasciamo che la piscina resti incompiuta in modo che sembri che dietro ce ne sia un'altra parte che ora non si vede. Quella parte qua possiamo spostarla un po' indietro, ecco qua, in modo che fa vedere anche, renda visibile quella parte qua della gradinata. Ora, luce. Faremo due tipi di illuminazioni, una tramite un HDRI, tramite appunto un'immagine di sfondo che farà anche da illuminazione, ed una invece utilizzando lo sky setting di Blender, praticamente la sky texture. Per fare un setup di entrambe le luci, allora cominciamo aggiungendo una sky texture. Ecco qua, l'illuminazione praticamente, la nostra luce, ora come ora l'abbiamo a destra. Noi la vogliamo a sinistra, per cui sarà da far girare con Sun Rotation. La facciamo girare. Ecco, l'illuminazione di Blender nello Sky Texture è molto sovraesposta. Dobbiamo andare nel menu, Render, Film, e abbassare l'esposizione a 0.3 in modo che torni ad essere un'illuminazione quasi decente, non così sovraesposta. Possiamo anche farla abbassando l'intensità e lo strength. Ecco, così cominciamo a vedere qualcosa. Diciamo che è ancora una prima illuminazione, proprio per buttare giù due ombre e per capire cosa stiamo facendo. Non mi soddisfa ancora la rotazione, anche l'elevazione la alziamo un pochettino
Ok, diciamo che questa potrebbe essere un'illuminazione credibile. Dà un po' d'ombra sulla casa, dà un po' d'ombra nella piscina, in modo che, diciamo, crei un po' di movimento su questa parete. Dopo, quando faremo il modello vero e proprio, avrà alcuni archi e una balconata, anche lì aiuterà un pochettino a togliere eh, tutte queste superfici con lo stesso colore. Poi logicamente stiamo proprio facendo una cosa proprio di base base. Adesso, dopo aver creato questa prima parte dell'illuminazione, diciamo di portare tutto un pochettino più in alto perché siamo sotto il livello 0. Portiamo il livello del pavimento a livello 0. Cambia poco, però sta un attimino meglio vedere la pavimentazione di Blender qua, diciamo l'asse X di Blender qua, che non qua in cielo. Se andiamo nel menu shading, sotto menu object, cambiamo in Word, possiamo vedere che qua abbiamo la nostra sky texture. Abbiamo detto che l'illuminazione che possiamo provare è anche quella tramite un HDRI. Per fare questo, la cosa che c'è da aggiungere è una environment texture. Se dopo noi faremo il setup di entrambe, poi ognuno di voi selezionerà quella che gli sarà più consona. Allora, per aggiungere un HDRI appunto aggiungiamo un environment texture. Selezioniamo Open, cerco nel mio hard disk un HDRI che possa simulare una giornata, un pomeriggio estivo al mare, per cui diciamo questa potrebbe essere l'ideale. Selezioniamola, aggiungiamo questo valore, duplichiamolo, CTRL D, e praticamente aggiungiamo il colore al colore del background e lo sostituiamo qua. Sostituendolo, ora dovremo vedere come sfondo e come praticamente illuminazione la nostra HDRI. Infatti vedete come cambia l'illuminazione, se questa o questa. Allora, quando almeno per come faccio io i disegni, eh, posiziono allora, un passo indietro. L'HDRI ha praticamente una fonte di luce, eccola qua, l'abbiamo trovata, l'abbiamo praticamente alle spalle della telecamera. Per poterla spostare di lato la telecamera, la cosa che possiamo fare è col tasto CTRL T, selezioniamo la nostra finestra, CTRL T, avendo sempre attivato nelle preferenze, negli add-on, l'add-on Node Wrangler. Avendo attivato l'add-on Node Wrangler, praticamente vengono creati dei shortcut che aiutano molto per aggiungere alcune parti del mapping, eccetera. Ora, abbiamo aggiunto appunto mapping e texture coordinate. Cosa ci permette di fare questo? Ci permette tramite il rotation sull'asse delle Z di poter ruotare la nostra HDRI. Logicamente io ho scelto un HDRI 16K che è pesantissima per il computer, quindi adesso la cambiamo in qualcosa di molto più leggero, tanto per far vedere quello che ci serve. Utilizziamo questa 4K, cambia ben poco, però meno più veloce. Torniamo nel punto 0 e facciamolo ruotare, infatti è molto più veloce, fino a che l'illuminazione, ecco, praticamente abbiamo trovato l'unica HDMI senza una fonte
di luce definita. Ora 16K, 16K, 4K, 4K, 16K, 8K, 4K, questa è la stessa di prima in versione 1K. Ora possiamo vedere come cambia, anche in modo più veloce da parentesi, l'illuminazione in base al movimento sull'asse Z della nostra LCD Array. Per renderlo però un pochettino più modificabile anche questa illuminazione, quando utilizzo questo tipo di luce appunto tramite l'LCD Array, io aggiungo anche una fonte di luce, una luce tipo sun, per cui la aggiungiamo subito. Aggiungiamo light sun e la sposto nella zona in cui c'è la fonte di maggior luce dell'LCD Array. Ora settiamo come target di questa luce il nostro oggetto casa, quindi io ho messo la luce all'incirca qui, andiamo sui constraint, aggiungiamo un track to e aggiungiamo appunto questo constraint alla luce e diciamo di dirigere la luce verso questo oggetto. Ora, se andiamo in questa nella zona appunto dell'illuminazione, alzando la luce potete vedere che la luce, della fonte di illuminazione sun si somma a quella dell'LCD Array. Logicamente qua stiamo andando a livelli assurdi appunto per far vedere cosa cambia. Diciamo indicativamente di solito si utilizza a livello tipo 10-12, non di più, e in questo caso qua si può anche dare un colore, vedete che modifica. Essendo di giorno il sole sarà molto vicino al giallo. Ora, la cosa molto importante da fare quando si utilizza questo tipo di illuminazione è posizionare correttamente questa luce nella fonte di luce dell'LCD Array, per cui noi nascondiamo tutto, selezionando tutto tranne la telecamera e la luce. Quindi selezioniamo tutti questi oggetti tranne telecamera e luce e li nascondiamo. Ora dobbiamo posizionare l'oggetto luce, eccolo qua, nella posizione, in questa posizione. Sicuramente sotto chissà dove, eccolo qua. È talmente lontano dalla telecamera che praticamente viene mangiato per la distanza troppo alta. Eccolo qua. Praticamente dobbiamo posizionare il sole nella posizione della luce in modo che, ecco qua, spostiamolo ancora, non ci siano praticamente una doppia illuminazione, come se esistessero in quel momento lì due soli. Allora, Alt H, facciamo tornare i nostri oggetti, possiamo vedere che adesso abbiamo l'illuminazione della luce nello stesso punto dell'illuminazione dell'LCD Array. L'LCD Array resterà ferma e io posso modificare questa illuminazione. Praticamente la luce dell'LCD Array è da complemento rispetto alla luce di tipo sun. Quindi possiamo utilizzare adesso come adesso o questa illuminazione che sarà anche molto più lenta a fare il rendering finale, oppure utilizzare questa illuminazione. Alla fine faremo il setup di entrambe. Una cosa molto importante che si può fare con l'illuminazione, torniamo in questo caso, è utilizzare questa HDRI come fonte di luce, ma utilizzarne un'altra come sfondo. Per fare questo dobbiamo solamente duplicare tutta questa parte,
selezioniamo la luce, l'HDRI che ci interessa vedere come sfondo, per cui sarà una senza terreno, diciamo un cielo che potrebbe essere interessante, diciamo questo. 16K troppo alta da poter mettere adesso. Selezioniamo questa magari. Per poterle utilizzare assieme dobbiamo aggiungere un mix shader. La luce vera e propria, l'HDRI che farà l'illuminazione andrà nella parte in alto, mentre l'HDRI che farà da sfondo andrà nella parte in basso. Ora, come facciamo a spiegare a Blender quale vogliamo? Semplicissimo, con un altro nodo, il nodo Light Path. L'opzione Is Camera Array nel fattore. Ora abbiamo questa illuminazione che farà la luce, per cui io posso ancora spostare avanti e indietro la mia luce, CTRL Z, voglio spostarla adesso, però avrò anche questo cielo da poter modificare, senza modificare la luce. Vedete che sulla casa la luce non viene modificata solo e esclusivamente lo sfondo. Ora come ora lasciamo questo, dopo troveremo uno magari più consono, però era per farvi vedere, per spiegarvi come poter fare questa opzione. Questa opzione può essere utilizzata anche in caso dello sky texture, per cui avere la sky texture che genera l'illuminazione della scena e avere appunto un HDRI di sfondo. Quindi in questo caso cosa faremo? Sostituiremo questa parte con questa, quindi avremo questa illuminazione e lo sfondo indipendente. Come potete vedere è molto versatile, per poter avere un cielo sullo sfondo che ci piace, ma magari di questo cielo non ci piace l'illuminazione, e utilizzare invece un HDRI molto più interessante magari per l'illuminazione, e magari invece non è bella per lo sfondo. Quindi possiamo fare questa scelta, questo discrimine. Allora, arrivati a questo punto, la cosa che possiamo fare è separare ciò che sarà la parte costale della nostra immagine. Quella parte qua avrà delle erbe, delle piante, dalla parte che sarà praticamente il cortile della villa. Per far questo selezioniamo l'oggetto, selezioniamo tutte le facce che vogliamo separare dall'oggetto principale, le selezioniamo tutte e le separiamo attraverso il tasto P. Qui mi sa che c'è un'altra faccia che non vediamo, questa e questa, ok. E questa. Se le separiamo col tasto P, praticamente in questo caso abbiamo creato un nuovo oggetto che è solamente questa parte. Ok, ora la cosa che dobbiamo fare è ribilanciare la presenza di poligoni in modo che sia omogenea. Quindi tasto CTRL R, aggiungiamo dei poligoni qua, ma dobbiamo andare allo stesso modo a togliere dei poligoni in alcune zone, come appunto queste. Vedete, bene o male adesso il numero dei poligoni è abbastanza simile. Qua c'è da fare un piccolo lavoro di ribilanciamento, tasto K, tagliamo qua. Questo edge possiamo anche dissolverlo e questo possiamo unirli allo stesso punto. Ok, torniamo al nostro lavoro di compensazione. Allora possiamo
cancellare, allora spostiamo questo e possiamo cancellare questo di solid edge. Ecco qua, possiamo dissolvere anche questo. A questo punto lo spostiamo e spostiamo questo. Ok. Qui aggiungiamo, potete vedere adesso bene o male, è abbastanza omogeneo. Ora arriviamo alla parte più complicata. Allora, questi possiamo anche cancellarli, quindi cancella faccia. Dobbiamo mantenere questa salita, per cui aggiungiamo così e così. Questa va mantenuta, ma dobbiamo sistemare questa parte che sinceramente non mi piace più di tanto. Allora, vediamo che tipo di oggetti abbiamo, che tipo di faccia abbiamo. Un triangolo in questa posizione, che non possiamo spostare da qua. Allora, possiamo togliere questo spigolo. Vediamo così. Dissolve edge. Poi è abbastanza planare. Ok. Qui è tornato un altro triangolo. Un altro triangolo è lì. Potremmo unirli in questo modo. Facendo così. Dissolve edge. Quindi qua diventa 4, 4, 4, 4, 4 e 3 è diventato questo. Dobbiamo eliminare questo. Potremmo unire questo a qua. Poi cancello questo, dissolve edge, qua diventa un 4. Qui dobbiamo avere tutti i poligoni da 4 che vengono gestiti meglio in fase di suddivisione. Questo dovrebbe andare qui, per cui io da qui taglio qui, accetto, unisco questi, questo e questi. Ok, dopo aver fatto un po' di tentativi sono riuscito a rimettere a posto bene o male in tutti i poligoni a 4. Ora dobbiamo aggiungere una faccia qui e una faccia qui.
applichiamo lo shade smooth che bene o male ci aiuta un pochettino a creare un po' di omogeneità nella faccia. Ora, per evitare di avere proprio la faccia che finisce, la costa che finisce in nulla, diciamo che dovremmo fare un'operazione un pochettino di questo tipo. Creiamo una faccia e praticamente applichiamo col tasto I un bevel interno. Poi questo possiamo toglierla, questa possiamo toglierla. A questo punto lo facciamo tornare bene o male in posizione e a questo punto lo facciamo tornare, dopo averlo unito, in posizione. No, come non detto. Ok. Ok. Applichiamo rotazione scala. Ora abbiamo praticamente creato questo oggetto, la costa, e abbiamo creato questa parte che va nella parte sotto al nostro cortile. Per cui andando sotto io sposto questa proprio sotto fisicamente. Diciamo che in questo modo non abbiamo una vera e propria interruzione. Praticamente avremo il cortile che finirà sopra la terra, in modo che non si abbiano punti in cui mancano proprio poligoni, magari proprio c'è un buco nei poligoni, per cui vedremo proprio lo spazio all'interno. Ora, la cosa che possiamo fare, suddividiamo questo oggetto e con lo sculpt di Blender andiamo a rendere un pochettino più irregolari ciò che invece è troppo regolare su un terreno. Per cui utilizzando questi i nostri brush non andiamo a fare altro che rendere un pochettino irregolare ciò che ora come ora è troppo regolare. Anche qua lo abbassiamo un attimino in modo che vada sotto alla nostra zona. Qua possiamo alzarlo in modo che vada vicino alla fine delle gradinate. In questo modo. Questo spigolo ora lo facciamo scendere, che è proprio lì a rompere le scatole, proprio letteralmente a rompere le scatole. Ok, allora abbiamo fatto questo lavoro, qua possiamo sollevare ancora un po', ecco, logicamente non così tanto, possiamo sollevare un pochino quella parte qua. Allora, dopo aver sospeso un attimino il video perché ho fatto praticamente 10 minuti di tweak di ogni singolo pixel di questa zona qui, praticamente il risultato è questo. Come potete vedere, guardando dalla telecamera,
abbiamo la piscina, abbiamo una piccola parte ancora del cortile e vediamo quasi tutta la parte della costa che pian piano poi scende verso il mare. Andiamo avanti un attimino a sistemare qualche piccolo punto qua e là. Alla fine è tutto un lavoro di continua miglioria di ogni singolo punto. Ecco, potete vedere che questa parte della costa si vede dove ci sarà l'erba e si vede pure questa parte qua dietro che aiuterà a separare dallo sfondo, separerà praticamente la parte della gradinata e della balconata qua dietro, lo separerà dallo sfondo qua dietro. Ora una cosa che possiamo fare è aggiungere il mare, che non è altro che un grosso piano. Quindi scagliamo un bel piano bello grosso, lo abbassiamo fino a dove vogliamo che si veda, scendiamo un pochettino da qua perché altrimenti entra in piscina, scendiamo un attimino, lateralmente vediamo che questo sarà il nostro mare. Per semplificare anche a livello visivo, andiamo nel menu oggetti, viewport display, color, visi, qual era? Allora, appunto per cambiare colore a questo oggetto andiamo solid, applichiamo una superficie, in questo caso qua sarà mare, sì, l'avevo già creato, e in viewport display cambiamo il colore in azzurro, tanto per separare il resto. Ok, questo qui sarà il nostro mare. Qua avremo un cielo, uno sfondo, qua in fondo avremo un'isola che però aggiungeremo successivamente.